Questo canale non ha un volto e non ha una voce vera, è stato monetizzato in 60 giorni. Ti spiego cosa ha funzionato a partire dalle thumbnail. Perché le thumbnail sono decisive per un canale faceless. Su un canale faceless non hai un volto che ferma lo scroll, non c'è un'espressione che comunica qualcosa prima che lo spettatore legga il titolo. Hai solo la thumbnail. Questo significa che ogni scelta visiva è ancora più importante, il tipo di immagine, il testo, il contrasto, la composizione. Non puoi permetterti una thumbnail generica, perché non hai altro che lavoro al posto suo. Su motivazione stoica l'ho imparato abbastanza in fretta. I video con thumbnail più curate rendevano meglio, di molto. Lo stile visivo coerente. Prima di creare le thumbnail ho definito uno stile fisso e l'ho mantenuto. Sfondo scuro, testo bianco e rosso, l'immagine di un personaggio storico in stile cinematografico generato dall'intelligenza artificiale. Ogni thumbnail di motivazione stoica segue questo schema. La coerenza visiva costruisce il brand anche senza un volto. Dopo qualche settimana il pubblico del canale riconosce una thumbnail di motivazione stoica prima di leggere il titolo. Non bisogna essere originali ogni volta, bisogna essere riconoscibili. Come usi Cloud per costruire il prompt giusto? Il punto di partenza è il messaggio del video. Prima di aprire qualsiasi applicazione mi chiedo qual è l'emozione che voglio comunicare con questa thumbnail, qual è il momento visivo che rappresenta meglio il contenuto del video. Solo dopo apro Cloud. A Cloud scrivo 3 cose: l'argomento del video, l'emozione che voglio trasmettere e lo stile visivo che uso sul canale. Così ricevo un prompt dettagliato, pronto da usare. Per un video sul tema degli amici falsi ho scritto a Cloud: ho un video sulla filosofia stoica applicata alle reazioni false. Voglio un'immagine di un personaggio stoico che comunica diffidenza e consapevolezza. Stile cinematografico, illuminazione drammatica, sfondo scuro. Scrivi un prompt per GPT Image 2. Il prompt che ricevo è molto più preciso di quello che avrei scritto da solo. Descrive la posizione del soggetto, la direzione della luce, l'espressione, i dettagli dell'abbigliamento. Una pausa veloce. Ho scritto una guida gratuita sulla psicologia delle thumbnail, perché alcune fanno cliccare e altre vengono ignorate. La ricevi subito dopo l'iscrizione alla newsletter. Il link è in descrizione. Come crei l'immagine con GPT Image 2? Prendo il prompt che ha scritto Cloud e lo incollo in GPT Image 2. Il primo risultato non è sempre quello definitivo. Guardo la qualità dell'immagine, la coerenza con lo stile del canale e l'impatto visivo a colpo d'occhio. Se qualcosa non mi piace, spiego a Cloud cosa migliorare, ricevo un nuovo prompt aggiornato e rigenero l'immagine. Di solito in 2 o 3 tentativi ottengo l'immagine giusta. Con la pratica si migliora. Scarica sempre l'immagine in alta risoluzione. Su Canva un'immagine sgranata si vede e compromette tutto il lavoro. Come componi la thumbnail finale in Canva? L'immagine generata è la base, ma la thumbnail si costruisce in Canva. Il flusso che uso è sempre lo stesso. Apro un documento nelle dimensioni corrette per YouTube, importo l'immagine e la posiziono. Poi aggiungo il testo, poche parole, font bold, contrasto alto. Per motivazione stoica uso sempre testo bianco con ombra scura e un elemento in rosso per il contrasto. Questo schema funziona su qualsiasi sfondo scuro e si legge bene anche su dispositivo mobile con dimensioni ridotte. Prima di esportare rimpicciolisco la thumbnail al 20%, controllo che il testo sia ancora leggibile e che l'immagine abbia ancora impatto. Se supera questa prova è pronta. Questo metodo funziona per un canale faceless perché risolve il problema più importante. Non hai un volto, ma hai bisogno di qualcosa che fermi lo scroll. Ma il metodo è sempre lo stesso per qualsiasi canale. Un'immagine coerente con il messaggio del video, un testo che lavora insieme all'immagine, uno stile riconoscibile nel tempo. Gli strumenti cambiano, il metodo resta. Iscriviti alla newsletter, il link è in descrizione. Ricevi subito la guida gratuita sulla psicologia delle thumbnail. E se vuoi capire quali errori bloccano il click sulle tue thumbnail, guarda questo video.